Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like, che è quel tastino lì, basta schiacciarlo. E poi commentate più che potete, chiedetemi quello che vi serve, io grazie ai commenti riuscirò a fare magari a realizzare altri video che a me ad esempio non viene in mente di farli, quindi se avete dei commenti, volete sapere qualcosa in più, scrivetemelo che io cercherò di realizzare dei video, soprattutto per questi cellulari della Brondi, che sono dei cellulari per le persone anziane, cellulari Future Phone, quindi per tutte quelle persone che vogliono staccarsi dalla connessione internet oppure avere il cellulare solo per chiamare. Bene, voi scrivetemi tutto quanto e io cercherò di portarvi i video più possibile e più velocemente possibile. Oggi parliamo di questa novità del 2025 che è un Brondi Amico Super TV. Che cos'è? È un cellulare senior, quindi un cellulare con tutte le funzioni che possono avere i nostri Brondi, quindi il tasto SOS per le chiamate, quindi se avete bisogno di qualcuno, dopo ve lo spiego bene, registrate dei numeri e lui fa delle chiamate. Poi abbiamo il controllo da remoto, che anche lì ho già fatto dei video che spiego come funziona il controllo remoto, dopo ve lo spiego un po' più velocemente. E soprattutto abbiamo un aiuto per l'udito. Che cosa sono? Sono degli auricolari particolari che riescono a amplificarmi il suono che mi circonda, quindi le persone che magari non sentono tanto bene, vogliono andare a vedersi un film al cinema, vogliono ascoltarsi la TV, perché questo si chiama proprio Super TV perché riesce a darmi questa funzione in più. Poi andiamo a vedere qui il riassunto che ci hanno messo. Allora abbiamo aiuto per l'udito, auricolari speciali inclusi, amplifica audio TV, abbiamo 500 numeri di rubrica, una fotocamera da 1 megapixel 3, forte vibrazione, messaggi, flip attivo, viva voce, chiamate di soccorso, controllo remoto e USB-C. Anche questo, l'USB-C può sembrare una cosa banale, ma avere l'USB caricabatterie da una parte e dall'altra uguale va a togliere tutti quei problemi che si sono rotti gli attacchi perché l'ho messo al contrario, quindi in questo caso qua abbiamo questo. In più abbiamo anche una basetta, che adesso vi farò vedere, d'appoggio dove voi appoggiate il cellulare e lui si ricarica automaticamente. Andiamo a vedere il cellulare così ve lo spiego più facilmente e cosa c'è anche all'interno della scatola. Allora, questa è la nostra scatola, si presenta così, molto grossa perché dentro abbiamo anche tante cosine. Allora, troviamo sempre il solito ringraziamento da parte di Brondi di aver acquistato il suo prodotto, troviamo il nostro cellulare che già dalla prima immagine vedete che il suono viene amplificato per l'udito, io lo apro adesso e voilà, guardate che bei tastoni grandi che ha. Molto belli, grandi, retroilluminati, tasto arancione per amplificare il suono che ci circonda, tasto blu per amplificare il suono della TV. Quindi lui si collega al Bluetooth della TV e posso sentire l'audio della mia TV. Non è una cosa da poco, almeno qualcuno ci ha pensato. Dopo andiamo a vedere in dettaglio come è fatto. Poi abbiamo il caricabatterie USB-C, quindi quello che vi dicevo prima. Qui dentro abbiamo gli auricolari particolari suoi della Brondi, quindi degli auricolari, eccoci qua, con il volume, vedete, regolabile manualmente, più e meno, e più qua abbiamo il tasto di risposta, se vogliamo rispondere a una chiamata, ma la regolazione del volume è qua. Ok. Abbiamo il jack, non abbiamo il jack, abbiamo l'USB-C diretto, quindi USB-C direttamente, da collegare nel nostro cellulare, e qui abbiamo gli auricolari che vanno messi dentro l'orecchio, eccoli qua, vanno messi qua, tac, si mette dentro, con anche dei gommini di ricambio. Ci sono 2 gommini di ricambio da mettere su, in caso che si rovinino, cosa del genere. Quindi dotazione completa. Poi abbiamo la basetta di ricarica, eccola qua, quella che vi dicevo, sempre USB-C, vedete qua, USB-C, quindi lo metto da una parte o dall'altra, ma una volta messo si lascia sempre là. Ricordate di staccare sempre l'alimentatore quando avete finito di caricare, non lasciatelo sotto carica perché comunque non va bene. Poi io prendo il mio cellulare, lo appoggio qua e lui si mette in carica. Qui sotto ha vedete, 2 contatti che sono questi qua, ok? Quando vanno a contatto, tac, mi fa sia da supporto del cellulare che anche da caricabatterie.
Attenzione, quando avete finito di caricare la vostra batteria, togliete il cellulare, non lasciatelo sempre là, perché una persona mi ha chiesto: Lorenzo, cosa faccio? Lo lascio sempre lì? No, non va bene, perché quando allora, la batteria, perché duri tanto nel tempo e perché duri tanto come durata, c'è da fare una cosa, sarebbe sempre da tenere tra il 20 e l'80%, quindi le batterie a litio non hanno il problema dell'effetto memoria che bisognava scaricarle del tutto e caricarle del tutto. Quando avete finito di caricarlo, quando vedete che comunque è un'ora che è lì sotto carica e dovete fare una giornata, toglietelo, anche se non è carico del tutto, meglio, deve essere tra il 20 e l'80% la batteria. Ho mezz'oretta libera e la batteria al 40%, bene, lasciatelo sotto carica mezz'oretta e poi lo riprendete. Questo va fatto con le batterie a litio, non scaricatele del tutto e caricatele del tutto, è la peggior cosa che si può fare per una batteria a litio. Aperta e chiusa parentesi. Poi troviamo la batteria, che adesso andiamo a inserirla e poi andiamo a vedere come si fa. Abbiamo quello che vi dicevo, le istruzioni solo per i Super TV, quindi qua spiega come si fa ad utilizzare i Super TV e come funzionano appunto gli auricolari. Eccoci qua. In caso, se volete, scrivetemelo nei commenti, se volete farò un video dedicato solo per come funzionano gli auricolari. Bene. Poi abbiamo le istruzioni per l'uso del nostro cellulare, anzi quelle erano informazioni della garanzia. Questo è le istruzioni per l'uso del nostro cellulare che ci spiega passo a passo cosa volete fare. Se non avete voglia di leggerli, guardate i miei video che così vi spiego come si fa. E poi abbiamo anche il controllo remoto. Che cos'è il controllo remoto? Allora, immaginate di avere la vostra mamma, oppure se siete voi quelli che state guardando il video che poi prendete il cellulare, i vostri figli abitano lontano, quindi non c'è una comunicazione diretta. Ah, ho abbassato la suoneria. No, come faccio adesso ad alzare la suoneria? Come faccio ad abbassarla? Almeno che non guardate i miei video. Ma però magari avete vostro figlio che vuole abbassarvela e lui abita lontano, non serve che venga a casa vostra, basta mandare un messaggio, ci sono dei codici da rispettare, quei codici lì arrivano sul cellulare e alzano e abbassano la suoneria. Adesso ho messo la suoneria, ma per dire anche posso aggiungere un numero in rubrica, posso cambiare il profilo, ci sono varie cose da fare ed è elencato tutto in quel libretto lì. Se volete ho fatto un video dedicato proprio solo per il controllo remoto, quindi andate a vederlo tranquillamente. E poi basta, questo è quello che troviamo dentro. Quindi adesso vi andiamo a mettere la batteria. Prima di mettere la batteria però voglio farvi vedere, vedete qua dietro c'è un tasto SOS, questo qua. Il tasto SOS che cos'è? È un tastino che se una persona si sente male, io tengo premuto questo tasto qua, posso registrare fino a 5 numeri di telefono, può essere la vicina di casa, può essere i 2 figli che ho, può essere i 5 figli che ho, può essere qualsiasi persona, 5 persone. Tengo premuto questo tasto qua, lui cosa fa? Chiama la prima persona non risponde, via la seconda non risponde, via la terza, non risponde neanche la terza, via la quarta non risponde, via la quinta. Se di 5 persone non risponde nessuno, lui fa per 3 volte lo stesso ciclo. Se non risponde nessuno, quindi 15 persone praticamente, lì è un guaio, però cercate di mettere dei numeri che magari vi rispondano e altrimenti arriva comunque un messaggio, gli arriva un messaggio: se hai bisogno, ho bisogno di te, potete personalizzarlo come volete. Bene, adesso andiamo a mettere su la batteria. Per mettere su la batteria, vedete che qui hanno fatto una sfera che io apro così. Qui abbiamo la nostra sede, diciamo, per 2 nano SIM e una transflash o una micro SD. Questa serve per, mettete qua la memoria aggiuntiva, se volete fare delle foto oppure dei video, vanno registrati dentro su questa memoria qua, perché la memoria del telefono è piccola, quindi non ci sta più di tante foto. Qui invece va le micro SD. Per togliere la nostra SIM vado a spostare la linguetta così, aspettate, così si sposta e poi si alza. Eccoci qua, ecco qua, vedete? La alzo e la rimetto. Bene. Allora adesso andiamo a mettere la batteria, così vediamo un attimo come è fatto il cellulare. La batteria come va messa? Si apre, si guarda i contatti come sono qua e come sono sotto qua. Si infila così, eccoci qua, così, e la si appoggia.
praticamente la scritta deve essere dritta, cioè appoggiando il telefono così la scritta Brondi deve essere dritta. Attenzione a non invertirla, che dopo rompete i contatti. Noto una cosa molto bella, che la plastichetta che c'è qua dietro non è fatta liscia, che quindi lascia tante impronte, ma è ruvidissima, quindi non scivola il telefono, guarda. Cioè, vedete? Io non riesco a far scivolare le dita, sto tirando e non riesco a farle scivolare, perché bella sta cosa qua, così è una presa più salda, perché tante volte i telefoni cadono per terra perché mi è scivolato. Ok, vabbè, piatto dietro, qua un po' tondeggiante, vado a accendere il mio cellulare, prima tolgo le plastichine qua, una, op, e accendo il cellulare col tasto rosso, si accende il cellulare, eccoci qua, il cellulare si accende e mi dà il benvenuto, vedete? Bene, capite la differenza qual è della serie Brondi Amico? Perché anche il lettore di quando schiaccio i numeri mi dice che numero sto schiacciando. Questo posso andare a disattivarlo. Anche qui ho fatto un video dedicato per togliere questa funzione qua, se volete andarlo a vedere. Poi abbiamo questa. Ok. Qui abbiamo M1 e M2. Sono le due memorie che magari chiamo più spesso. Ho due figli, ho l'amante, ho la moglie, ho chi volete. L'uno lo registrate su M1 e 2 sull'M2, quindi io mi ricordo che M1 è Antonio, tengo premuto M1 e lui chiama direttamente Antonio. Qui abbiamo il tasto per rispondere, questo è il tasto per mettere giù, questo è quello che vi dicevo prima degli auricolari per amplificare il suono. Qua abbiamo il tasto messaggi diretto, se voglio andare a leggermi i messaggi, tutta la tastiera, eccoci qua, vedete che bei tasti grandi che ho e ben illuminati. Adesso non so se si vede, provo a spegnere la luce magari. Premiamo un tastino e si dovrebbe vedere, eccoli qua, vedete quanto illuminati sono? Quindi anche la sera si vede bene. Altra cosa, che magari adesso riaccendiamo la luce, altra cosa che ha questo cellulare è il doppio display, quindi mi arriva una chiamata, io la vedo direttamente qua, come ho già fatto vedere su altri cellulari, comunque questi qua si possono personalizzare, mi arriva una chiamata, vedo chi mi sta chiamando e poi apro e rispondo. Il flip è attivo, posso anche disattivarlo volendo, ma quando apro rispondo perché ho già visto chi mi sta chiamando dal display. Poi qua lateralmente USB-C, volendo, perché potete usare la basetta che vi dicevo prima per ricaricarlo, oppure potete utilizzare l'USB-C direttamente. E altri tasti non ci sono. Molto bene che non ci siano altri tasti del bilanciere o cose del genere, perché la gente si lamentava che quando lo metteva in tasca premeva il tasto della suoneria e si abbassava la suoneria. Qua non abbiamo tasti fuori, a parte il tasto dell'SOS. Ok. Display, bello, anche così vedete, comunque l'hanno rifinito bene anche qua dove c'è il giro. Chiudo così e boh. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo il menu. So che mi sto un po' allungando, ma è giusto per farvi vedere tutto il cellulare, ok? Per andare dentro nel menu, quello che c'è scritto qua sotto, vedete, corrisponde al tastino sotto, quello che è scritto di qua corrisponde a questo. Quindi andiamo, se vogliamo andare in rubrica, premo questo tasto qua e vado in rubrica direttamente, però potete personalizzarlo come volete. Oppure, adesso io gli do indietro, torno indietro con questo, oppure di qua vado sul menu e qua abbiamo tutto il menu. Il menu poi per andare su e giù, con questo vado a far variare il menu, messaggi, vedete qua, questo, oppure posso tornare su. Una volta che ho scelto ad esempio adesso messaggi, gli do ok e poi vado giù a scegliere quello che mi interessa. Poi gli do sempre l'ok qui sopra. Quindi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Poi, volete che faccia un video solo per il menu? Farò un video solo per il menu. Ditemelo voi se può essere interessante oppure no. E adesso, altrimenti ho paura di allungarmi troppo sul video. Però queste sono tutte le funzioni del Super Voice TV. Questo si chiama proprio Super TV. Abbiamo la funzione in più del Bluetooth proprio per le TV. Super, 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 direi. Ma uno dirà, vabbè, è una cosa. Tanto qualcuno ci ha pensato a quelle persone che magari non ci sentono bene, oppure a quelle persone che non interessano certi smartphone, vogliono un cellulare così e ce l'abbiamo, è qua.
pronto per l'uso. Vedete? Bene signori, siamo giunti alla fine di questo video. Torno a ripetere, se avete delle domande fate pure, se volete che faccia altri video particolari scrivetemelo, io cercherò di realizzarli. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, comunque non costa una follia, anzi meno di uno smartphone. Vabbè, dopo ci sono varie offerte e a me sembra fatto bene e soprattutto mia mamma l'ha tenuto per 2 anni, è stata contentissima del Super Voice. Questo è nuovo e adesso andrò a dargli questo qua e vediamo come si trova. Poi che dire, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!